Benvenuti a Montemale, una strada, una prova speciale di rally vera per comparare due M3 incredibile. L'M3 CS che ho tanto descritto con il suo motore derivato dalla BMW M4 che ha corso nel GT3 e nel DTM e i suoi 550 cavalli con assetto profondamente ancora modificato e una trazione integrale X-Drive. E poi la regina dell'M3, l'E30, la prima vera M3 che ha corso tanto nei rally storici, in particolare questa, una vettura costruita nuova per correre secondo i regolamenti moderni nei rally storici, quindi con qualche minima evoluzione rispetto alla vettura degli anni 80 di motore o di sospensione, ad esempio con gli ammortizzatori Riker, che arriva a ben 320 cavalli con il suo motore 2.3 litri aspirato, un rapporto finale da 183 km/h, quindi molto corto per essere più scattante su queste strade, e un peso leggerissimo di 1090 kg. Proviamola ancora questa M3 CS su questa strada da rally. Il motore è impressionante, davvero incredibile. Non posso tagliare, nel senso che con lo spoiler particolarmente basso non posso permettermi dei tagli per non rovinare la vettura. Frenatona, la macchina è più pesante di una macchina da rally, indubbiamente. Cerco di essere pulitissimo nei tornanti, ma è impressionante il lavoro del differenziale, davvero impressionante, incredibile. La spinta del propulsore è qualcosa di straordinario, cambio molto preciso, davvero poco impegnativa da portare al limite questa vettura. Seconda, prima qua nello stretto, vediamo l'agilità, prima, seconda, prima ancora, davvero coppia le traiettorie in una maniera incredibile. Certo, rispetto a un'auto da corsa il pneumatico stradale non ha lo stesso livello di grip, qui sul veloce ce ne accorgiamo, dobbiamo mollare un filo prima. Terza marcia qui, ancora via, però la spinta incredibile del propulsore e il telaio davvero ottimo. Non possiamo tagliare anche qui, perdiamo rispetto a una macchina da corsa per evitare di rovinare tutto il carbonio. Aspetto positivo però il climatizzatore. Come sono andate queste due M3? La regina M3 CS leggermente più veloce, ma i tempi così vicino, 1.16.3 per l'M3 CS da 550 cavalli, 1.16.6 per l'M3 E30 gruppo A da 320 cavalli aspirato. Come è possibile? Intanto la differenza di peso, sono quasi 700 kg in meno della vettura degli anni 80, 1090 in configurazione gara.
Poi la modalità di guida, sicuramente più aggressiva su questa macchina, potevo tagliare, mentre qui il rischio era di rovinare il carbonio davanti, quindi la traiettoria non era la stessa. E infine il rapporto finale, 182 km/h velocità massima per questa vettura da rally, costruita per scattare su strade così strette, mentre qui abbiamo un finale da 330 km/h. Impressionante però la facilità di guida della vettura moderna, l'M3 CS, pur con gomme non racing ha fatto un tempo incredibile. Qui con gomme racing abbiamo lavorato non poco per raggiungere questo tempo, un motore aspirato difficile da guidare, 9000 giri minuto, bisogna tenerlo tra 7000 e 9000 sempre, che non è così facile, molto impegnativa, molto una vettura da uomini veri. Mi è piaciuta tantissimo, un confronto davvero bello.